Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si alzano in volo, non stiamo semplicemente registrando immagini. Stiamo osservando il cuore pulsante dei Campi Flegrei, una delle caldere più complesse e delicate del mondo. Qui la Terra respira, degassa e si deforma come un organismo vivo e ogni giorno ci offre segnali preziosi da osservare con attenzione. Oggi, oltre a monitorare le fumarole più attive, vi porteremo con noi in un sorvolo speciale su Nisida, un'isola apparentemente tranquilla che in realtà nasconde milioni di anni di storia vulcanica e custodisce sotto la superficie il respiro della caldera stessa. Questa anticipazione sarà il filo conduttore del nostro video. Mentre vi mostreremo i dati di Pisciarelli e della Solfatara, saprete già che Nisida ci svelerà una storia incredibile che collega passato e presente. Prima di partire, vi ricordiamo che potete sostenere il nostro lavoro quotidiano attraverso il nostro spazio Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, ma un gesto libero che ci permette di continuare a volare con i nostri droni, sostituire batterie, mantenere le attrezzature e documentare costantemente lo stato della caldera. Il link è in descrizione e nel commento fissato. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al nostro gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno condividiamo immagini, dati e osservazioni direttamente dal campo. Oggi, in questa splendida domenica di sole, i nostri droni si sono alzati per monitorare le principali fumarole della Solfatara e, come anticipato, anche Nisida. Iniziamo dalla fumarola Pisciarelli, uno dei punti più attivi della caldera. Qui il degassamento è intenso e il vapore fuoriesce con forza, spesso accompagnato da spruzzi di fango che raccontano la pressione accumulata nel sottosuolo. Oggi però i getti di fango sono più contenuti rispetto ai giorni scorsi. Potrebbe sembrare che la pressione stia diminuendo, ma chi osserva questa fumarola da tempo sa bene che queste oscillazioni sono normali. È proprio questo ritmo intermittente che ci permette di studiare l'evoluzione della caldera e anticipare eventuali cambiamenti improvvisi. La temperatura registrata oggi nella fumarola Pisciarelli è di 103,7 gradi centigradi. E come sempre mostriamo a schermo il grafico aggiornato degli ultimi giorni, dove si evidenziano chiaramente picchi, cadute e variazioni improvvise che rappresentano la dinamica reale del sistema idrotermale. Spostandoci verso la fumarola Bocca Grande, nel cratere Solfatara, l'intensità del degassamento aumenta notevolmente. Le colonne di vapore si innalzano alte nel cielo, dense e imponenti, e accompagnate da un'energia palpabile che trasmette immediatamente quanto il sistema sia vivo. La temperatura registrata oggi è di 181,8 gradi centigradi e come sempre mostriamo a schermo il grafico aggiornato, che evidenzia le fluttuazioni e le oscillazioni degli ultimi giorni. Qui il degassamento non è mai costante. Momenti di maggiore pressione si alternano a cali improvvisi, segno che il sistema è in continua evoluzione, sempre pronto a rivelare la sua forza latente. E adesso volgiamo lo sguardo a Nisida, una piccola isola verde che, a prima vista, sembra calma e ordinaria, ma che in realtà è un antico cratere vulcanico dei Campi Flegrei. La sua storia risale a milioni di anni fa, quando il magma risalì e incontrò grandi quantità di acqua. L'impatto fu esplosivo, non una colata lenta, ma un evento freato-magmatico che scavò il terreno e sollevò enormi quantità di tufo e cenere. Quel che resta oggi è la parte più resistente del cratere originario. Una cicatrice perfetta, un cerchio quasi geometrico che racconta ancora la violenza di un passato remoto. Oggi Nisida ospita il carcere minorile, strade, edifici e aree verdi. Qui la vita quotidiana scorre sopra un terreno che un tempo esplose con forza devastante. Non ci sono fumarole attive, non vediamo vapore o gas in superficie, ma sotto passa lo stesso respiro profondo della caldera, lo stesso sistema che alimenta Pisciarelli e la Solfatara, che provoca microsismi, sollevamenti del suolo e degassamento profondo. Sorvolando l'isola con i nostri droni, vediamo come un luogo apparentemente tranquillo sia in realtà un tassello vitale di un sistema enorme e complesso.
La storia di Nisida ci ricorda che la caldera non è solo dove fuma, non è solo dove la pressione si manifesta in superficie, è anche sotto luoghi che appaiono ordinari, sotto isole silenziose e zone urbane apparentemente sicure. Ogni microsisma, ogni variazione di degassamento, ogni piccolo movimento del suolo ci parla di energia accumulata, di potenza latente, di un sistema che pulsa senza sosta. Sorvolando i crateri e Nisida, percepiamo l'interconnessione di tutto il sistema. Pisciarelli, Solfatara, Nisida e l'intera caldera dei Campi Flegrei sono un unico organismo. Le fumarole attive ci mostrano la superficie del fenomeno, ma Nisida ci insegna che anche i luoghi silenziosi sono vivi, perché parte dello stesso sistema. Amiche e amici, ciò che vediamo oggi è un monito costante. I Campi Flegrei sono vivi e anche i punti apparentemente calmi, come Nisida, custodiscono la storia e la potenza del vulcano. Oscillazioni del degassamento, variazioni di temperatura, movimenti del suolo. Tutto fa parte dello stesso organismo e il monitoraggio quotidiano è essenziale per capire i segnali del sistema e ridurre il rischio. Con i nostri droni continueremo a documentare ogni cambiamento, ogni getto di vapore e ogni movimento del terreno per raccontarvi la storia reale dei Campi Flegrei. Restate con noi, osservate attentamente e condividete queste informazioni. Conoscere la caldera significa rispettarla e comprendere la potenza che si nasconde sotto i nostri piedi.